Ciao a tutti, io sono Luca e questo video è per quelle persone che stanno imparando la lingua italiana. Più precisamente questo video è pensato per quelle fantastiche persone che capiscono l'italiano ma quando parlano si rendono conto di non conoscere determinate parole. Se sei una di queste persone e vorresti avere un vocabolario più ampio per parlare l'italiano come un madrelingua, mi raccomando, continua a guardare perché in questo video spiegherò un sacco di parole ed espressioni collegate a questo oggetto. Se non l'hai ancora fatto, ti consiglio vivamente di iscriverti al canale perché su questo canale pubblico regolarmente lezioni di italiano su vari aspetti della lingua e della grammatica italiana. Di solito nelle mie lezioni parlo di cose che non vengono spiegate ai corsi di italiano. In questo episodio, per esempio, volevo spiegare alcune parole e alcune espressioni italiane collegate a questo oggetto. Qui, come vedete, ho la mia Porsche. Mi sembra quel video che iniziava col tizio che diceva: ecco, sono il mio garage, io e la mia Lamborghini. Ecco, qui siamo io e la mia Porsche. Allora ho preso questa macchinina per parlare delle parole che usiamo in italiano per indicare i vari elementi di una macchina. Allora, tanto per incominciare vi dico subito che questo oggetto noi in italiano lo chiamiamo macchina. Non automobile, ma macchina. O meglio, automobile è un termine tecnico. Nella lingua corrente, nell'italiano contemporaneo, tutti dicono macchina. Chiaramente macchina si riferisce all'oggetto vero e proprio, questa non è una macchina, questo è un modellino di una macchina. Quindi ecco, in generale vi consiglio di usare la parola macchina e non la parola automobile. Se proprio volete usare la parola automobile, ricordatevi che questa è una parola femminile, quindi sarà questa automobile e non questo automobile. Quindi un esempio di frase potrebbe essere: questa automobile è molto costosa. Come vedete, l'aggettivo va al femminile. Comunque, come vi dicevo, vi consiglio di dire macchina e non automobile. C'è poi la forma contratta di automobile che è auto. Anche la parola auto è femminile. Ve lo dico giusto per completezza, comunque vi dico che il 99% degli italiani usa la parola macchina e non la parola automobile. O meglio, questo per quanto riguarda il linguaggio corrente. Poi è chiaro che nel linguaggio tecnico viene usata anche la parola automobile. Nelle pubblicità potete vedere la parola automobile, però quando le persone parlano usano sempre la parola macchina. Detto ciò, parliamo degli elementi caratteristici di una macchina. Allora, l'elemento più caratteristico sono sicuramente le ruote. Queste sono le ruote. Questa è una ruota, queste sono due ruote. Le macchine hanno quattro ruote. Cosa fanno le ruote? Le ruote girano. Nel linguaggio corrente tutti dicono che le ruote girano. Faccio girare la ruota. Questa è una ruota anteriore perché sta davanti, questa è una ruota posteriore. Quindi la macchina ha due ruote anteriori e due ruote posteriori. La parte esterna, la parte diciamo nera della ruota si chiama pneumatico. Ai miei tempi si diceva il pneumatico, oggi va di moda dire lo pneumatico. La parte centrale invece, questo cerchio di metallo, si chiama cerchione, il cerchione, i cerchioni. Poi c'è questa parte qui che si chiama portiera, portiera, quindi notate la somiglianza con la parola porta. Potete chiamarla porta? No, non potete, questa si chiama portiera. Una portiera, due portiere. Qualcuno dice sportello, però sinceramente secondo me questa si chiama portiera. Allora, poi c'è questa parte qui, no? Che molti in generale chiamano finestrino. In realtà questa parte si chiamerebbe parabrezza. È un termine composto, parabrezza, perché para, cioè protegge come se fosse uno schermo dalla brezza. Cos'è la brezza? La brezza sarebbe il vento, perché quando andate in macchina, lo sapete meglio di me, che
Quando accelerate, quando andate a una certa velocità, poi c'è il vento che vi viene contro. Quindi ecco, l'etimologia della parola parabrezza è piuttosto trasparente. Fondamentalmente vuol dire schermo che protegge dall'aria. Allora io per lo più sento che le persone dicono parabrezza, quindi questa doppia Z viene pronunciata così. In teoria, se ho capito bene, la parola brezza andrebbe pronunciata come brezza. Onestamente io ho sempre sentito dire parabrezza. Quindi è il parabrezza, una parola piuttosto particolare, una parola composta che termina per a ma è maschile. Quindi una frase di esempio potrebbe essere: il parabrezza si è rotto. Come vedete, ho bisogno di un participio passato maschile. Vi dico subito che molti lo chiamano semplicemente finestrino. Dicono il finestrino davanti. I finestrini, per intenderci, sono anche questi. Allora, questa macchina non ha finestrini visibili perché è una macchina piuttosto particolare. È una macchina che viene definita decappottabile, quindi una macchina aperta. Quindi vedete, questa parte qui è giù. Le macchine normalmente hanno una parte qui che viene chiamata tettuccio, quindi in questa macchina non c'è il tettuccio, o meglio, c'è un tettuccio decappottabile che può essere richiuso. Questa è una macchina decappottabile. Quindi ecco, questa è la portiera, questa parte qui è il finestrino. In particolare è finestrino laterale perché sta sul lato. La portiera si può chiudere, si può aprire, il finestrino invece si può alzare o abbassare. O c'è una manovella che voi girate nelle macchine proprio vecchie, oppure c'è un pulsante che voi premete, tenete premuto il pulsante e il finestrino si abbassa oppure si alza. Poi c'è questa parte qui, la parte davanti, che si chiama cofano, il cofano. Qui di solito c'è il motore. Poi c'è la parte dietro che propriamente si chiama bagagliaio, in cui vanno i bagagli, la spesa, eccetera, eccetera. Di solito è vuota, no? In questo caso però qui c'è anche il motore, quindi sarebbe improprio chiamarlo bagagliaio. Il bagagliaio è quella parte della macchina vuota che serve per l'appunto per i bagagli. Poi c'è questa parte qui, non so se la vedete bene, che si chiama specchietto, quindi diminutivo di specchio. Lo specchio sapete cos'è? Questo è uno specchietto, plurale specchietti. In particolare questo specchietto viene definito in modo tecnico specchietto retrovisore. Cosa significa retrovisore? Che permette di vedere dietro. Chiaramente nel linguaggio corrente nessuno dice lo specchietto retrovisore, tutti dicono lo specchietto, cioè se uno mi dice lo specchietto io capisco subito che sta parlando di questa parte qui della macchina. Poi ci sono questi due oggetti molto interessanti, non so se li vedete bene, che si chiamano in italiano tergicristallo oppure tergicristalli. Tergicristallo è una parola molto interessante, una parola composta, c'è il verbo tergere che vuol dire pulire fondamentalmente. E poi c'è la parola cristallo. La parola cristallo indicherebbe il parabrezza. Ovviamente il parabrezza non è di cristallo, è di vetro, di un vetro particolare. Però questi oggetti qua si chiamano i tergicristallo. Qualcuno dice i tergicristalli. Voi vi potreste chiedere ma cosa c'entra il cristallo? Effettivamente il cristallo non c'entra niente. Potevano benissimo chiamarli i tergivetri, però il nome tecnico è tergicristallo. Quando piove voi azionate i tergicristallo che si muovono così e puliscono il vetro. Perché sapete no, che quando piove ci sono le gocce di pioggia che rimangono sul parabrezza e ostacolano la visuale. Quindi il tergicristallo serve per togliere le gocce di pioggia e pulire il vetro. Poi ci sono questi due oggetti, quelli principali vengono definiti
fanali. Fanali è il plurale, il singolare è fanale, parola maschile, il fanale, i fanali. Poi qua dietro ci sono invece le luci dello stop. Quando voi premete il freno, queste luci si accendono. Poi le macchine normalmente hanno anche un altro tipo di luci, adesso su questo modellino non si vedono. Queste luci in italiano vengono chiamate frecce e sono messe sul lato della macchina. In italiano diciamo mettere la freccia, per esempio, a destra quando accendiamo la luce sul lato destro, che indica a chi ci segue che intendiamo voltare a destra, cioè girare a destra. Ho detto voltare, volevo dire svoltare, svoltare a destra, girare a destra, sterzare a destra. Ma mi stavo dimenticando la parte principale della macchina, che è questa qui, che serve per l'appunto per sterzare. Di solito viene definita volante, il volante. Poi, come dicevo, la parte principale della macchina, la parte che muove la macchina è il motore. Questo è il motore. Di solito il motore è sul davanti. Ah, ecco, una parte che mi stavo dimenticando. Questa parte qui si chiama paraurti, il paraurti, sostantivo maschile, sostantivo composto. Di nuovo, c'è il verbo parare, che vuol dire proteggere. Urti, cosa vuol dire paraurti? Vuol dire l'oggetto che protegge contro gli urti, cioè se noi andiamo a sbattere, questo oggetto qui riduce l'impatto. Poi questo, quella specie di sedia su cui ci sediamo, si chiama sedile, il sedile. Non chiamate questo oggetto sedia perché non si chiama sedia, si chiama sedile, il sedile della macchina. Il sedile singolare, plurale, sedili. Nello specifico ci sono i sedili anteriori e i sedili posteriori. Più precisamente il sedile del guidatore, che è quello in Europa, o meglio in Italia, a sinistra, il sedile del guidatore, e il sedile del passeggero, che è quello sulla destra o comunque dal lato in cui non c'è il volante. Poi la macchina ha un oggetto che si chiama freno a mano, qui si vede ma non so se riuscite a vederlo. Questo è un oggetto che si tira per arrestare immediatamente la macchina. È come il freno solo che viene azionato con la mano. Alcune macchine hanno il cosiddetto cambio manuale. Il cambio è questo oggetto qui, è una specie di leva che si sposta in varie posizioni per inserire la prima marcia, la seconda, la terza, la quarta o la quinta, oppure in alcuni casi anche la sesta. Ecco, chiaramente le macchine con il cambio automatico non hanno questa leva, o meglio, hanno una leva leggermente diversa. Questa si chiama leva del cambio, oppure semplicemente il cambio. Poi ecco, adesso non riesco a farvelo vedere, ma le macchine hanno 3 pedali che vengono azionati coi piedi, il pedale della frizione, il pedale dell'acceleratore e il pedale del freno. Ecco, questi 3 oggetti vengono chiamati pedali, quindi singolare pedale, plurale pedali. Vengono chiamati pedali perché per usarli si usa il piede si appoggia sopra e si schiaccia questo oggetto. Ecco, questo è quanto. Spero che questo video vi abbia aiutato a imparare nuove parole. Nei commenti qua sotto magari fatemi sapere se l'avete trovato utile oppure se in realtà queste parole le conoscevate tutte. Fatemi sapere anche cosa ne pensate di questo formato, di questo tipo di video, se volete che io in futuro ne faccia altri. Magari ditemi anche quali argomenti vi interessano. Ecco, questo è quanto. Qui in alto magari vi lascio il link a un video che vi consiglio vivamente di guardare se volete parlare bene l'italiano. Mi raccomando, provate a dargli un'occhiata.